Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sì, l'adventuring mi sta dando letteralmente alla testa, sto impazzendo. Oggi voglio farvi scoprire un'applicazione, un sistema che mi ha cambiato totalmente la vita, grazie anche al tablet che uso su Ramona, perché adesso Ramona, la GasGas ES700, l'ho trasformata dalla versione enduro estremo impossibile di Herzberg. Stiamo andando verso una strada sempre più bella, sempre più panoramica verso l'adventuring, quindi è pazzesco. Adesso via con la nuova sigla del 2025 e già solo per questo, se non sei iscritto, ti dovresti iscrivere al canale, lasciare un like e un commentino scrivendomi cosa ne pensi di questa nuova sigla, e poi iniziamo col video andando un po' nel tecnico e andando a scoprire questa roba che è fuori di testa. A tra poco. Bene, siamo pronti. Io mi sono fatto un po' da parte, da questo lato ci sarà la registrazione dello schermo perché vi faccio scoprire un po' di cosine, e l'app in questione si chiama WhipLive. Ebbene sì, Gioele Meoni assieme a tutto il suo team di ingegneri e sviluppatori ha creato e sta continuando a creare, ottimizzare e modificare questa app con aggiornamenti che in questo momento sono addirittura settimanali. Secondo me un sistema di programmazione e di pianificazione dei nostri giri che è spaziale. Sto scoprendo dei posti vicino a casa che non avevo mai fatto e sono bellissimi, mi fa tutto l'app. WhipLive è un'applicazione di navigazione nei percorsi, quindi ci fa navigare nelle tracce che noi abbiamo. Possiamo usarla in moto, in bici, a piedi, con la moto da strada, running, qualsiasi cosa, ma noi andiamo a scoprire ovviamente il mondo dell'off-road e dell'adventuring. Fosse solo questo, magari uno dice, beh, ci sono anche altre applicazioni che mi navigano, ma qua c'è una differenza pazzesca. Innanzitutto, quando noi andiamo a fare un giro ci può tracciare, abbiamo quindi un live tracking che viene condiviso con i profili e con le persone che noi selezioniamo, quindi anche da casa ci possono seguire. In caso di eventi, e questa è un'applicazione che usiamo già da 2 anni al trofeo enduro GasGas, KTM e Husqvarna, l'organizzazione può monitorare dove siamo, può inserire dove sono le prove speciali, quindi anche nei giorni prima, durante le ricognizioni, uno può andare a scoprire tutte queste cose. E in eventi adventuring, idem, l'organizzazione può andare a mettere dei punti dove magari bisogna passare, piuttosto che monitorare dove sono tutti i partecipanti. Magari uno non trova la strada o ha un problema, l'organizzazione può subito andare a scoprirlo. Guarda lì, ho programmato subito un bel giro e anche oggi ci si diverte con Ramona. Qua mi fa girare. Che spettacolo, guarda che giornata al top. Adesso mancano 350 metri, è un po' grigio scuro. Pian piano che mi avvicino diventerà sempre più chiara. Stai a vedere? Tra un po', eccola, blu, e pian piano un po' più azzurra. È top proprio. Ma la grande differenza di WhipLive, ragazzi, questo cambia totalmente, è il GDM. Maledetti GPS di merda, 2 GPS. Il GDM è un nuovo pianificatore di percorsi che ci consente di fare dei giri, pianificare il nostro giro come vogliamo, in base al nostro tipo di guida e di moto, ma fa tutto in automatico ed è velocissimo. Questo grazie appunto agli ingegneri, a tutte le persone che stanno dietro WhipLive, che assieme a Gioele Meoni sviluppano tutto questo programma, tutto questo mega ecosistema che hanno creato. Sono addirittura in 9 persone a lavorarci. I ragazzi di Whip hanno fatto il GDM, no? Che vuol dire GPS DM. Ma anche io ad andarmi a infrattare, a scegliere ste robe hard con Ramona, ho proprio delle idee di M, altro che
questa torretta qua, la Ultra Light Adventure di Rebel X, è pazzesca perché anche per fare estremo è molto compatta e quindi non mi dà fastidio, anche se faccio un muretto o incontro un albero, cambia proprio poco rispetto alla mascherina originale, a non avere niente. E quando viene notte è lì che arriva il bello, perché sembra che illuminino a giorno. Pazzesco. La cosa è pazzesca. Facciamo una prova, perché parole, ma andiamo a fare una prova. Ok, adesso abbiamo qua lo schermo, andiamo su Safari e semplicemente su Google scriviamo gdm.whip.live. Andiamo già qua nella finestra del GDM e si apre già il nostro pianificatore dei percorsi. Possiamo scegliere il nostro genere: moto enduro, street bike, adventuring, mountain bike, bici da strada, gravel, trekking, ma quello che interessa a noi oggi è pianificare un percorso da adventuring con la nostra moto maxi. Quindi selezioniamo moto adventuring e maxi. Ovviamente il giro poi lo andrò a fare con Ramona, la mia GasGas S700, e qua mi viene già richiesto dal programma, dall'algoritmo, che genere di giro voglio fare: soft, medio, hard, oppure soft bagnato e infine medio bagnato. Io ho fatto già un po' di prove e diciamo con Ramona o comunque con una bicilindrica non troppo grande, tipo anche il KTM 790, KTM 890, un giro bello da fare in adventuring, se uno è un pochino bravo già ad andare in moto, può essere il Moto Adventure Hard. Ovviamente uno può scegliere, può provare, non bisogna mai essere troppo affrettati a mettere dei giri troppo difficili, quindi piuttosto se uno vuole testare inizia con soft o medio, oppure sono anche validi i percorsi bagnati perché ci vanno a togliere un pochino di pendenza e quindi anche se magari c'è asciutto ma uno vuole fare un giro più facile, imposta medio bagnato, viene tolta un po' di pendenza alta e viene più bello il giro e ovviamente si incontrano leggermente meno difficoltà. Adesso noi impostiamo Moto Adventuring Hard, perfetto, e abbiamo impostato. Qua abbiamo la nostra mappa. Cosa facciamo? Io dico che voglio partire vicino a casa, quindi facciamo che partiamo a Loano. Dalla rotonda, partiamo da una rotonda col parcheggio, questa qua è a Loano vicino alla via Aurelia. Partiamo da qui e io gli imposto infatti inizia da qui, e poi voglio andare a trovare i miei amici Federico e Marta che abitano ad Arma di Taggia. Ok, dobbiamo spostarci un bel po'. Ovviamente puoi anche scegliere e selezionare dalla barra di ricerca. Io però conosco abbastanza bene i posti e andiamo a mettere l'arrivo. Possiamo metterlo ad esempio qua, che è un parcheggio che è vicino all'uscita dell'autostrada di Arma di Taggia, così se qualcuno vuole poi fare questa traccia che sarà pubblica e disponibile può tranquillamente testarla. Che dire, qua per andare da Loano ad Arma di Taggia ci vuole 45 minuti, massimo un'ora in autostrada, ma il bello della Liguria e dei posti che abbiamo in Italia è che si possono esplorare tantissimo. Quindi impostiamo la destinazione e già lui in un nanosecondo ci ha costruito un giro pazzesco, fighissimo. Guarda qua che roba, ha creato un giro incredibile. In cima qua abbiamo dei filtri, ok, che possiamo andare a selezionare. Ad esempio evitare delle strade, particolari strade, evitare i traghetti, evitare i sentieri per le mountain bike e i sentieri da trekking, così siamo in regola e non ci possono dire niente, visto che in queste zone purtroppo i biker ci odiano abbastanza quando siamo dei motociclisti, anche se ci comportiamo molto bene. Poi andiamo a selezionare altre superfici, ad esempio superfici sterrate, se preferisco la ghiaia, a me va bene superfici sterrate e sassose. Poi posso selezionare se preferisco dei sentieri piuttosto che delle strade, e anche qua il GDM può cambiare il percorso da farci fare. A me va bene che ci faccia fare dei sentieri, molti passi di montagna va benissimo, percorso panoramico va bene, possiamo anche scegliere il percorso breve,
e in caso scegliessimo il percorso breve ovviamente lui accorcia un pochino, a me va benissimo panoramico che me la godo. Priorità curve, anche qua posso scegliere più curve, meno curve, va bene indifferente, fa lui in automatico. E poi abbiamo la priorità fuoristrada, possiamo anche aumentare il fuoristrada o scegliere addirittura solo fuoristrada. Ovviamente dove abito io in Liguria sono posti particolari dove c'è o asfalto o stradine sterrate molto facili, o se sono sentieri è roba da trial quasi, quindi non vado a selezionare solo fuoristrada, provo a fare una prova con aumenta fuoristrada e già qua ha fatto un bel lavoro di pianificazione. A vederlo mi sembra un bel giretto, è venuto fuori un bel giro. Vediamo se possiamo cambiare ancora qualcosina. Qua ha cambiato ancora 2 o 3 robe, se seleziono più curve o meno curve. Questo mi sembra ottimo. E abbiamo, in base alle nostre preferenze che abbiamo selezionato, abbiamo un percorso con il 52% di asfalto per un totale di 66 km e addirittura un 38% e un 4% di non pavimentato sterrato. Qua noi abbiamo le prime 3 superfici in termini di percentuale di distanza. Ovvio che magari ci sono anche delle altre piccole percentuali, ad esempio di cemento piuttosto che sterrato, eccetera eccetera. Quando è non pavimentato vuol dire che è magari uno sterrato piuttosto che una stradina diversa, che non è di sicuro asfalto, ma non si sa bene il terreno che c'è sotto. Quindi abbiamo oltre il 40% di sterrato. Qua sotto vediamo i dislivelli e tutto il percorso. Qua anche vediamo asfalto, sterrato, ghiaia e tutto il resto. Io cosa posso fare? Posso andare a controllarmi tutte le altre cose, chilometri totali, il tempo stimato, la pendenza, tutte queste robe qua. E poi una volta fatto posso andare a salvarlo. Una volta che si apre la schermata del salvataggio posso decidere se rendere pubblico o privato questo giro che ho programmato, ok? Io decido di renderlo pubblico, così anche chi guarda il video potrà andare a seguire la traccia, che lascerò qua sotto in descrizione per potersela scaricare e navigare con Whip. E adesso do un nome al percorso che ho creato e posso chiamarlo Loano-Taggia Adventure Hard Video YouTube. Ok, adesso posso salvare il percorso e stai a vedere la magia. Ho tolto il computer e metto il mio Carpe Iter qua sullo schermo. Vi dicessi che in passato ho usato solamente Whip Live, sarei un bugiardo. Ho testato e provato tantissime app e si vedono qua sopra, ok? Osmand, Wikiloc, ce n'è di tutti i colori, però come con Whip Live non ho ancora trovato nulla. Quindi cosa faccio? Apro Whip Live, abbiamo salvato un minuto fa il giro, vado immediatamente, ok, qua mi dice il GPS perché sono in casa, non prende bene, facciamo un attimo annulla, vado velocemente su percorsi, gli faccio un refresh dei percorsi e da 9 è passato già subito a 10. Perché? Perché il percorso che io prima ho fatto di là in 3 minuti spiegando e tutto, che sono stato anche lento, ce l'ho già di qua. Loano-Taggia Adventure Hard Video YouTube. Se io faccio naviga in questo momento posso decidere di attivare o meno il live tracking. Adesso usciamo un attimo, apri i dettagli, posso decidere, una volta che apro i dettagli, posso decidere di rendere il percorso offline, così anche durante il giro, se non ho segnale, lui può navigarmi e darmi tutte le informazioni lo stesso. Il percorso, ok, è offline. E qua ho tutto il giro che io ho creato. Una volta che faccio naviga, in automatico lui mi farà navigare e mi farà come un vero e proprio navigatore. Ma è bello il sistema, perché noi andiamo a fare un giro
che non abbiamo studiato in ogni minima curva, non abbiamo studiato tutti i passaggi che fa, andiamo un po' in avanscoperta, quindi ci possono essere magari anche dei momenti dove siamo in difficoltà, oppure magari sbagliamo una svolta perché non vediamo bene la stradina e dobbiamo tornare indietro. Questo secondo me è il vero spirito dell'adventuring, cioè è pazzesco, davvero è bellissimo e ti fa fare delle stradine che sono davvero spaziali, davvero bellissimo. Tra l'altro stavo pensando che mi è venuto in mente che ho anche la centralina che non avevo mai provato in estremo. Guarda, hai visto lì? Anche se ci sono i rami, con la torretta passi. Dicevo che ho la centralina, la Rapid Bike Racing, che non avevo mai provato in estremo, e vabbè, la moto va molto meglio, molto più pulita secondo me, ma la cosa fighissima è che non mi si spegne più. Nel brutto questo è un game changer pazzesco. Guarda quando si apre il panorama, che figata. Guarda, vedi, anche basso, riesco ad andare come sempre in video, non rende niente. Quindi spero che questo video su Whip Live ti sia piaciuto. Come hai visto, durante il video intermezzavo anche delle parti di navigazione vera e di quello che succedeva realmente con l'app, con la navigazione, dicendo anche magari qualche particolare, qualche aspetto della navigazione con il dispositivo mentre si va, perché ci sono alcune chicche davvero interessanti. Al momento il GDM, che sarebbe il GPS del buon Fabrizio Meoni, GPS di merda, è ancora in versione beta, quindi possiamo programmare i nostri giri e pianificarli solo dal browser, dal computer o comunque anche dal tablet o dal telefono, ma dal browser, quindi andando su internet. Nei prossimi periodi verrà implementato anche sull'app Whip Live, ma come hai visto è super veloce e intuitivo la comunicazione tra il browser e l'app. Whip Live è un'app gratuita e disponibile a tutti, ma per avere le funzionalità le migliori ci vuole l'abbonamento Plus. Si può usufruire dei primi giorni di prova gratuita per testarlo, ma dopo di quello non sono più riuscito a tornare indietro, quindi mi sono abbonato alla versione Plus. Qua sotto, che lo vedi qui che lampeggia, ti lascio un codice sconto che ho chiesto apposta ai ragazzi di Whip Live per avere uno sconto, e inoltre iscrivendoti e usando questo codice sconto appunto del 20% sull'acquisto potrai anche supportare il mio canale e questi contenuti. Nel frattempo con i ragazzi di Whip Live stiamo lavorando perché prossimamente annuncerò un evento adventuring che verrà fatto quest'estate in collaborazione con altre persone, altri personaggi, e sarà pazzesco, sarà un evento bellissimo. Spero che il video ti sia piaciuto, mi raccomando lascia un like, un commentino, se sei arrivato fino qui commenta con GPS di non si può dire perché sennò è un problema. Come sempre, gas e alla prossima, ciao ciao. Everything I want is sugar like yes please, love is like candy. Yeah, I need it from you. Come on, so this everything I want is sugar like yes please, love is like